Ben ritrovati a tutti, buongiorno, obbligo di riscatto 27 giugno del 2023, ben ritrovati qua su Radio Rossonera, buona giornata da il sottoscritto e da Enrico Boiani, live from Madonnina. Ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti, la città della Madonnina, innamorato pazzo di lei, come dice il nostro inno, e io infatti sono qui, proprio sotto la Nella clinica La testa ho Madonnina. sempre le visite mediche. Esatto, ho sempre le visite mediche, sono le prime di questa sessione estiva di calciomercato, quindi siamo qui in attesa dell'arrivo. Quando magari starete guardando il video sui nostri social già saranno presenti i video dell'arrivo di Marco Sportiello che, come avevamo già preannunciato da mesi ormai, sarà il primo acquisto della sessione estiva del Milan. Devo dire, tra l'altro, oggi la via della clinica La Madonnina, che non so se posso rivelare, però insomma è la via della Vabbè, Madonnina, sì, è pubblica. pullula, allora via Quadronno, pullula di personaggi famosi, perché sono appena passati in questa via sia Giacomo Poretti di Aldo Giovanni e Giacomo che Elio di Elio Le Storie Tese, quindi tanti VIPs attendono Marco Sportiello. No, non stanno attendendo, stavano Sì. camminando. No, anche perché sono dell'altra parte del naviglio, quindi direi proprio di no. Esatto. Caro Henry, oggi, sei mancato un giorno ieri e il Milan Hai visto? ha deciso, ha deciso che l'obbligo di riscatto successivo sarebbe stato intasato di nomi, notizie, affari fatti, insomma, di tutto è successo. Allora, Va bene, partiamo. io vorrei dirvi che non è merito mio e che non c'entro nulla, ma in realtà ho contattato chi di dovere dicendo che per il mio ritorno a obbligo ci doveva essere molta carne al fuoco e così è stato. Bravo Henry, fallo più spesso. I colpi del diavolo. Guarda che c'è un mega scamacca, un scamaccone dannata in prima pagina. Loftus-Cheek e Pulisic in arrivo. Gazzetta aggiunge anche Pulisic tra i nomi, insomma, di mercato in arrivo, perché è sicuramente un giocatore seguito. Ma Gazzetta si spinge un po' più in là, addirittura lo accosta a Loftus-Cheek, che invece è un giocatore molto, molto, molto vicino al Milan. Vado subito in pagina interna, così poi facciamo una sorta di fuoco di fila totale sui nomi. Si scatena il Milan, Loftus-Cheek sì, Pulisic vicino ed è Scamacca il primo 9 in lista, doppio colpo del Chelsea, pronto il club a spendere 26 milioni più bonus, punta aperto il casting. Poi per la destra c'è anche Reinders, ma ne parliamo dopo magari di Reinders. Parliamo delle cose un po' più semplici, diciamo, ovvero Ruben Loftus-Cheek. Sì, Un giocatore che è in prossimità ormai per arrivare, eccolo qui, ormai la grafica purtroppo sono invecchiate tutte, ma non nel senso che sono sorpassate, nel senso che le abbiamo viste ormai talmente tante volte su questi nomi che saranno anche andata a noia, ma almeno ci facciamo aiutare dai numeri. 16 più 4 dovrebbe essere l'ultima offerta accettata al Chelsea, ovvero 16 sì. milioni, 4 di bonus, per portarsi a casa un centrocampista già pronto all'uso. Sì, devo dire che è un acquisto che mi trova abbastanza d'accordo. Adesso se lo esuliamo e se lo come dire, se lo estrapoliamo e lo estraniamo da tutto quello che è accaduto nel Milan nelle ultime 2 settimane, quindi la cessione di Tonali, l'addio di Maldini, insomma lì Thuram soffiato dall'Inter e quant'altro, è un acquisto che per me ci sta a queste cifre perché scade l'anno prossimo il suo contratto e quindi è un giocatore fisico, estremamente fisico, alto 1,91 e quindi è un giocatore sicuramente che può darci una mano. È ovvio che me lo aspettavo e credo ce lo si aspettava a completamento del centrocampo. Con la cessione di Tonali deve essere uno degli acquisti che vanno a ricostruirlo il centrocampo, perché naturalmente sappiamo che Isma Benasser è fuori fino praticamente a fine anno, e Tonali è andato via. Insomma, il centrocampo del Milan è composto attualmente da Krunic e Pobega, quindi ci sta che Loftus-Cheek sia un acquisto in questo senso. È ovvio che servono altri colpi adesso in quella zona di campo, altri giocatori ti direi sulla linea di Loftus-Cheek, magari con un livello un pochino migliore, perché è vero che questo ragazzo ha grandi margini, è vero che
ha fatto discretamente in Premier League, quindi potenzialmente potrebbe fare molto bene in Serie A, però comunque ha dei numeri che non sono superlativi ed è tutto da valutare, altro campionato, altra cultura, altra lingua, eccetera, eccetera, tutte le cose che diciamo sempre per i nuovi acquisti. Però per essere un rinforzo centrocampo a 15-20 milioni, per me è un sì se, soltanto se, poi il reparto lo vai a completare, lo vai a puntellare molto bene. Ecco. Facciamo un gradino sotto, cioè rispetto a un Loftus-Cheek che probabilmente sarà il prossimo che andremo a trovare qui alla clinica La Madonnina, facciamo un gradino sotto, proprio lì. Parliamo di Reinders, che è il giocatore seguito anch'esso per il centrocampo. Siamo lì con la valutazione, se per Loftus-Cheek sono 16 più 4, qui sono in circa 18 i milioni per portarlo via dalla Z. È un giocatore anch'esso seguito per il centrocampo, un pronto all'uso sì, perché alla fine ha 25 anni, va sempre comunque parametrato al fatto che deve fare il salto dalla Z Alkmaar a giocare al Milan a San Siro, però insomma non è sicuramente un 18enne, è un giocatore che ne ha già fatte di stagioni alle spalle. Detto Sì. ciò, Henry, per chiudere il discorso centrocampo, poi ti lascio, facciamo un altro passo ancora indietro rispetto a Loftus-Cheek quasi chiuso, un Reinders molto apprezzato e già con qualche chiacchiera avanzata. Facciamo un passo indietro e parliamo anche di Yunus Musa, sì, centrocampista del Valencia. Qui siamo un pelino indietro rispetto agli altri due a livello di trattativa, ma ha un vantaggio: al non è passaporto italiano. extracomunitario, non è extracomunitario, Esattamente. addirittura il passaporto italiano perché è cresciuto in Veneto, se non sbaglio, Sì. e A quindi è un Castelfranco. giocatore, per chi non lo conoscesse, è un giocatore molto fisico, tanto fisico, più fisico che altro, oserei dire. Se la Chic magari un po' di tecnica ce la mette, lui fa proprio della fisicità il suo punto forte, anche se non è altissimo, perché non arriva neanche all'1,80, però se avete guardato una sua partita vi rendete conto che è un giocatore molto molto fisico, utilizza anche bene il fisico, oserei dirti. Deve migliorare tanto sotto tantissimi punti di vista questo ragazzo. Molti quando era ancora più giovane lo accostavano a Pogba, ce ne passano di cereali sotto marca, come si suol dire, per arrivare a Pogba, però è un prospetto interessante, anche qui per completare, io non so, sicuramente dovremmo metterci dentro anche dei giocatori un po' più tecnici, probabilmente Reinders va in questa direzione, anche se non è che è la sua caratteristica principale, ecco, quindi comunque non so, probabilmente o possibilmente potrebbero essere questi tre i nomi per il centrocampo del Milan, quindi Loftus-Cheek, Reinders e Musa. Andresti a aumentare notevolmente la fisicità della squadra, a rimpolpare anche fisicamente, sia a livello di centimetri che di chili, il centrocampo. Tecnicamente con fuori Bennassere, perso Tonali, qualcosina magari la perdi, ecco. Però ancora quello più certo è Loftus-Cheek, gli altri due sono tutti da vedere. Mettete like al video, mettete like per Enrico Boiani che stava per essere arrottato da un passeggino, visto poco fa, quindi mettete like. Io non so, onesto Henry, mi prendo 5 secondi, poi ovviamente ci spostiamo a centrocampo scusatemi, in attacco sugli esterni e quant'altro. Mai visto così tanta gente in la Sì, Madonnina. Cosa sta stamattina succedendo sembra, non lo oggi in so, via Broadway, Quadrondo? sembra Broadway, Wall Street, non so come chiamarla, perché Cioè, ci sono più solitamente passanti passano che 3 persone credo. all'ora. Sì, 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 ci sono più Vabbè, passanti che credo molecole di ossigeno oggi, perché sono 215 gradi nonostante ci sia l'ombra, però si fa, per Marco Sportiello questo il è l'anno. camioncino di CNAM, rincorrelo Sì, Henry, magari ti porta la tutti. colazione. Prima ha rischiato un incidente, cioè stamattina è molto esotica la vita in Vabbè. via Quadrono. Vabbè, dai, spostiamoci sull'esterno. Sì, Fatto sta che il centrocampo un posto da extracomunitario ce l'ha già preso a questo punto, perché Ruben Loftus-Cheek
ci brucia uno dei 2 posti da extracomunitario. Sì, a proposito, L'altro, Simo, si dimmi. parla del, come dire, di Kamada, no? In questo senso, e qualcuno ha Certo. anche iniziato a dire si sta lavorando per il passaporto tedesco. Bisogna fare delle precisazioni perché non è così semplice per i giapponesi fare un Mm. passaporto diverso, nel senso che c'è una burocrazia veramente molto ferrea e Mm. da quel che ho capito ci potrebbe essere anche il rischio che Kamada non lo possa fare o meglio, se lo fa potrebbe perdere il passaporto giapponese. Quindi non so se sia disposto a Allora, farlo e quindi sì, mi sono documentato ieri, la burocrazia ha mille cavilli in questo senso, però ecco, aspettiamo su Kamada perché se arriva Loftus-Cheek, se si parla ancora di Guler, di Chukwueze e di tanti altri nomi, perché ci sono tanti altri nomi tra l'attacco e il centrocampo ancora che potrebbero arrivare, Kamada lo lascerei un pochino a bagnomaria. Poi è ovvio che se arriva Kamada col passaporto giapponese dobbiamo salutare i vari Chukwueze, Guler, eccetera, eccetera. eh, prima di andare all'attacco, come ho scritto qua sotto, perché ci sono 2 nomi forti in questo momento, bisogna parlare dell'esterno, perché proprio Chukwueze è il nome in questo momento sempre tra i favoriti, ma non solo, perché si è ovviamente fatto anche il nome di Pulisic. Ora, Pulisic. eh, Ecco, mettiamo subito in chiaro, è Pulisic perché è statunitense, quindi è Pulisic, non Pulisic. Pulisic era ma se era anche il croato. passaporto croato. Sì, però è statunitense, quindi è Pulisic. Va bene. Nel frattempo stavi per essere arrotato da una signora alta 1,90 m, non so cosa sia successo. Molto più alta di me, tra l'altro. Quindi. E appunto, ho notato, ma caro Henry, eh, sull'esterno il favorito è Ciukwese, che non ha passaporto comunitario, quindi andrebbe a prendersi lui l'ultimo posto, ma al Milan piace tanto. Ora, il fatto che però piaccia tanto, come detto, ti precluderebbe il problema dall'arrivo i vari Güler, i vari Kamada e compagnia. Quindi c'è anche una sorta, chiamiamolo di piano B, anche se comunque piano B, però visto per alcuni tifosi non è nemmeno, ovvero Pulisic proprio, che sembra che stia giocando da 160 anni, ma in realtà Pulisic comunque è ancora un giocatore molto giovane, quindi ha Sì, ancora tanta carriera davanti. Non sembra, sembra che ne ha 31, sì, ma allora devo tutt'altro. essere onesto, rimango fedele alla mia linea in questo senso. A me Pulisic non piace. Non mi piace, capisco che rispetto a ciò che abbiamo ora non si butterebbe via e non si butta via e sarebbe comunque un upgrade Mhm. sulla linea della tre quarti, però a me non fa impazzire, cioè tra i due prendo tutta la vita Ciucuese, è ovvio che prendere Pulisic ti lascia ancora disponibile lo slot per l'altro extracomunitario, sia esso Guler, sia esso lo stesso Kamada e quant'altro, però io dopo aver preso Loftus-Cheek, adesso vediamo se si chiude e quant'altro, dopo aver preso Loftus-Cheek andrei dritto su Ciucuese, ecco, non aspetterei Pulisic. È ovvio che Pulisic qualità-prezzo e anche relativamente appunto alla questione passaporto è un'altra occasione di mercato. Io parlo veramente a gusto personale, non mi piace Mm. come giocatore. Poi con questo non significa che Pulisic dovesse mai arrivare al Milan farebbe male, anzi io mi aspetto che possa fare anche bene in Serie A e possa smentirmi. Non lo so, lo vedo un giocatore un po' troppo leggerino, un po' troppo effimero, un po' troppo con la giocata fino a se stessa. Non lo vedo così concreto, ecco. Ciukwese paradossalmente è molto molto più concreto, con anche molti più margini di miglioramento. Magari Pulisic nel breve può darti qualcosina in più, però ecco, se devo pensare agli acquisti tipo, tra virgolette, di questa proprietà, mi aspetto più un Ciukwese, ecco, posto che il prezzo è nettamente diverso. Ora, mettiamoli in ordine anche loro. Ciukwese è il favorito, è quello che piace di più ed è anche il giocatore che probabilmente eh, diciamo, è tra i favoriti in generale del ruolo per il Milan. Il problema è, come detto, che se prendi Ciukwese, il resto della compagnia degli extracomunitari salta come un tappo di champagne, anche perché altrimenti
potresti solo e soltanto fare quella mezzo giro di prestito con una terza squadra per provare a portarti a casa il giocatore. È un po' Però lunga da direttore, spiegare, ma insomma. mi viene una domanda. Se tu dovessi prendere Dimmi. Pulisic, no, per lasciare il posto da extracomunitario libero per, faccio un esempio, Guler, che fai? A destra Mm. prendi sia Pulisic che Guler? Messias e Salmacher che fine fanno? Bisogna fare dei ragionamenti anche qui, cioè l'esterno di destra, se prendi Pulisic, poi io mi aspetto allora Kamada più che Guler. Cioè Guler lo diamo, Ma non guarda, so, ma non è tanto però sì, sono vere e onestamente questo non lo so. Le cifre della commissione chiesta al padre di Güler, che sono più o meno tanto quanto la clausola, cioè il esatto. rischio è che ti costi la clausola per due in pratica Güler e sono soldi a fondo perso quelli della commissione. Non è facilissimo, per usare No, un certo, eufemismo. Quindi certo. magari possono essere semplicemente Kamada e Loftus-Cheek, i nostri due extracomunitari, al netto che, e chiudiamo il nostro obbligo di riscatto di oggi, in attacco i due nomi in questo momento principali per affiancare Olivier Giroud davanti sono un italiano e uno spagnolo, e quindi ampiamente comunitari. Uno Sì, è Scamacca, sì, e possiamo anche, diciamo così, no, ma credo l'abbiamo già detto un po' di volte, rivelarlo un po' di anni dopo ormai. Eh, ormai, aspetta, fammi fare due conti, era il gennaio 2020, se non ricordo male sì. addirittura. Credo Eravamo fosse il gennaio arrivati in cui è tornato molto Ibra. vicini. Sì. Oh, sì, sì, credo quello. Eravamo andati vicinissimi a Scamacca, molto, molto vicini perché Scamacca, piacerà o non piacerà ai nostri ascoltatori, è sempre stato un pupillo di Geoffrey Moncada, Eh che ai sì, suoi tempi fece proprio lui direttamente due chiacchiere molto approfondite con la gente di, di di Scamacca. Scamacca, sì. Scamacca Quindi che non è comunque è anche sicuramente un un giocatore, giocatore così. lui stesso ha avuto sempre comunque un occhio di riguardo per il Milan, cioè è sempre stata una società, da quello perlomeno che ci ricordiamo dai tempi in cui lui aveva sempre avuto, come dire, appunto attenzione, perché onestamente il motivo preciso non lo so, però è sempre stato un giocatore attratto, ecco, dal Milan. Non so se tifoso, onestamente, perché non so che squadra tifi, forse la Roma dove è cresciuto, non lo so, però Può attratto dal essere. Milan, quello sì. L'altro attaccante è anch'esso un giocatore che piace da tanto tanto tempo al Milan, da parecchi mesi. È un giocatore che ad esempio, cioè, lo possiamo dire tranquillamente, al buon Ricky Massara piaceva tanto, ad esempio, Sì, ovvero Alvaro Morata, che ha rinnovato con l'Atletico, decurtandosi l'ingaggio di molti milioni, così se non ricordo male prende in questo momento 5,5, e quindi una cifra simile a che quella di per Thuram. noi potrebbe anche starci, costa una decina di milioni circa. Lui sicuramente è un pronto all'uso, cioè ormai Sì, è nella seconda parte di carriera Morata. anche qui a me dispiace, nel senso che, Mm. nel senso che non sono i miei attaccanti preferiti tra tutti quelli accostati al Milan in questa sessione, in questo periodo di questa sessione di mercato. Capisco però che siamo in una situazione in attacco in cui anche uno tra Scamacca e Morata andrebbe benissimo, per quanto mi riguarda. Tra i due ti dico, forse Scamacca è quello un pochino più col potenziale più alto, no? Col potenziale che può diventare anche qualcosa in più rispetto a quello che è adesso, o comunque può essere tornare sui livelli che aveva al Sassuolo. Morata è più pronto all'uso, dipende cosa cerchiamo. Cerchiamo più la scommessa o cerchiamo più la sicurezza? Se cerchi la sicurezza, sai che Morata è comunque un professionista di alto livello, sai che fa giocare bene le squadre in cui gioca, sai che quei 10-12 gol all'anno te li piazza, a volte anche di più. Se cerchi invece la giocata, tra virgolette, di mercato, puoi prenderti Scamacca a cifra X e dopo un anno con il Milan, giocando nel Milan, può valere X più
tantissimo, perché è potenzialmente più forte, e quindi dipende anche qui cosa si cerca, rapporto qualità-prezzo, rapporto professionalità, sicurezza, e dall'altra parte un pochino più di sregolatezza e di estro, dipende, ecco, dipende cosa si vuol fare. Guarda, sono andato a vederlo velocemente per chiudere poi la puntata. 4 anni fa ne ha fatti 16, 3 anni fa ne ha fatti 20, 2 anni fa ne ha fatti 13 e quest'anno ne ha fatti, aspetta, te lo dico subito che lo ricarico, 15. Quindi comunque è un È un giocatore che negli ultimi giocatore dal 4 anni... rendimento sicuro, sì. Mm. Caro Henry, io ti saluto anche perché dietro di te oggi non ci sarà solo e soltanto Marco Sportiello, ma notizia all'ultimo minuto c'è anche l'altro portiere, Revier. Ah, E quindi ecco, oggi grazie combo della di news. portieri. Oggi giornata portieri, e quindi ci sono io che ho l'altezza giusta e simile a quella dei portieri. No, non è vero, l'esatto opposto. Caro Henry, noi ci ritroviamo domani per obbligo di riscatto. Grazie mille dalla Madonnina, è tutto. Grazie, Ciao. mi raccomando, mettete like, fatelo per me che sono arrivato alla Madonnina prestissimo con 213 gradi, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un commento qua sotto, diteci quello che pensate sia degli acquisti di oggi, sia appunto del centrocampo con Loftus-Cheek, la questione extracomunitaria, l'attacco, e niente. Grazie a tutti, è stato un piacere. Ci ritroviamo tra poco. Radio Rossonera, ore 11, chiama Milan, ore 13, lunch, ore 16, talk, 19, filo rossonero.